Il grande rilievo dato dagli antichi egizi alle pratiche funerarie e al culto dei defunti non deve essere frainteso per una morbosa fascinazione verso la morte, bensì letto come un profondo amore e rispetto per la vita e per l'individuo, in tutte le sue parti. La pratica della mummificazione, infatti, serviva proprio a far sì che il defunto giungesse nell'aldilà completo di tutte le componenti di cui era costituito in vita. Sebbene nella spiritualità cristiana siamo abituati a una visione secondo la quale l'individuo è composto da corpo e anima, nella religione dell'antico Egitto si riteneva l'individuo fosse l'insieme di molte parti distinte tra loro. Queste possono essere raggruppate in base ai 3 livelli di interazione con la realtà prima e dopo il decesso. Il livello terreno, dove si svolge la vita materiale e viene preservata la memoria del defunto. Il livello sotterraneo, l'aldilà in cui il defunto compie il suo viaggio dopo la morte, e il livello celeste, in cui questi entra in connessione con le divinità. Khat è il corpo fisico di un vivente, la parte materiale che prima o poi perisce e si decompone. In esso risiedono tutte le altre parti dell'individuo nel periodo di esistenza della persona nel mondo fisico. Ib è il cuore. Gli antichi egizi ritenevano che esso fosse la sede di tutte le emozioni, superiore quindi in funzionalità al cervello. Senza questo organo la vita oltre la morte sarebbe impensabile, perciò esso sovente era l'unico che, durante l'imbalsamazione, veniva lasciato al proprio posto. Ka è la componente intellettiva dello spirito, il genio. Il termine Ka indicava la forza vitale di ciascun individuo, il temperamento e l'insieme delle qualità degli esseri viventi. Era il Ka che avrebbe assorbito il potere delle offerte di cibo lasciate nella tomba, e queste lo avrebbero sostenuto nell'aldilà. Ah era il sé immortale, trasformato, uno spirito glorificato, duraturo e immutato per l'eternità. Tach, di solito tradotto come spirito, era la forma più alta dell'anima. Opposto al corpo, che appartiene alla terra, l'Ach appartiene al cielo. Poteva però tornare sulla terra come forza benigna. Il Ba, tradotto come spirito o personalità, è spesso identificato come la parte divina, totalmente spirituale. Spesso raffigurato come un uccello con testa e piedi umani, il Ba ha il potere di ritirarsi nel corpo, Khat, e di unirsi agli dei in cielo e nell'aldilà. Il nome proprio, Ren, è l'elemento che continua a dare vita ad un essere finché esso viene pronunciato. La conoscenza del nome e la sua persistenza nella memoria dei vivi sono fondamentali per l'eterna esistenza della personalità nell'aldilà. Per questo motivo il nome viene ripetutamente scritto su stele, statue e altri monumenti. La rappresentazione, tut, della persona fa parte della personalità. Immagini pittoriche su pareti di templi e tombe o su stele o la rappresentazione in forma di statua consentono la presenza dell'individuo nel mondo dei vivi e dei morti. Shut era l'ombra, un'entità potente che offriva e richiedeva protezione. Non è chiaro come funzionasse esattamente, ma era considerato un'altra parte importante dell'individuo e, come il Ba, aveva libertà di movimento. Se in vita la persona era un'entità completa, le cui numerose componenti erano contenute nel corpo materiale, al decesso queste venivano disgiunte. La loro riunificazione e riconnessione era uno degli scopi principali del processo di imbalsamazione e dei rituali funerari. La mummificazione aveva il preciso compito di rimettere nell'involucro corporeo le parti dell'individuo, affinché non si disperdessero, così che il defunto giungesse completo nell'oltretomba, pronto ad affrontare il cammino che l'attendeva. Dopo l'imbalsamazione, la mummia viene portata verso la tomba nel sarcofago, seguita da una processione funebre. All'entrata della tomba avveniva la cerimonia detta apertura della bocca, il cui testo veniva recitato da un sacerdote. Un altro sacerdote toccava, con un'ascia da falegname in miniatura, i punti corrispondenti a occhi, naso, labbra, orecchie, mani e piedi, per riattivarli simbolicamente. Dopo i rituali, il defunto viene sepolto nel suo luogo d'eternità, da dove può iniziare il suo viaggio nell'oltretomba. Perenjet è un nome egizio per la tomba e significa appunto casa per l'eternità. Le tombe del Nuovo Regno nell'area tebana seguono una struttura architettonica suddivisa in 3 livelli. Vi era una parte superiore, sormontata da una cuspide piramidale monolitica detta Pyramidion, che si eleva verso il cielo. Il cortile e la cappella erano i luoghi in cui i defunti venivano pregati e ricordati, e gli unici a cui i viventi potevano accedere. L'esterno delle cappelle funerarie era occasionalmente decorato da numerosi coni di terracotta con iscritti il nome e i titoli del defunto. La camera funeraria, infine, era il simbolo dell'oltretomba, luogo dove viene conservato il sarcofago.
Questa suddivisione ribadisce l'interconnessione tra le parti dell'anima nei 3 livelli dell'esistenza: mondo terreno, celeste e dell'oltretomba. Nel corso della propria vita dopo la morte, il defunto desiderava restare parte del ciclo del cosmo, unendosi con il dio solare Ra nel regno del cielo e con Osiride nel sottosuolo. Oggetti specifici permettono una comunicazione tra le parti del defunto e il nostro mondo. Questa statua stelofora è un esempio di connessione con il livello celeste. Le statue di questo tipo risalgono al Nuovo Regno ed erano probabilmente collocate nelle nicchie delle sovrastrutture piramidali delle tombe private, rivolte verso il sol levante. Essa raffigura una persona in ginocchio con una stele dinanzi a sé, che reca un inno al dio del sole e una sua rappresentazione nella propria barca. I piramidia recavano spesso rappresentazioni in rilievo, con una chiara preferenza per i motivi e testi solari. Sul Pyramidion di Ramose, accanto alla rappresentazione del defunto, troviamo un inno al sole in geroglifico, la rappresentazione del dio solare Ra-Arachti e del falco del sole. Al Museo egizio sono conservati numerosi esempi di oggetti per l'interazione tra il defunto e il livello terreno. Stele come quella dedicata a Ra-Arachti dal disegnatore Pai erano poste davanti alla tomba o cappella funeraria. I motivi e i testi sono legati al culto del dio del sole e riti funerari. Qui vediamo il defunto sotto la rappresentazione del dio, accompagnata da un inno scritto in geroglifico. La composizione sulla stele dello scultore Ken offre una vivida immagine dei riti funebri dinanzi alla cappella funeraria, la cerimonia dell'apertura della bocca. La cappella è sufficientemente dettagliata da poter distinguere il portale d'ingresso, con la piramide, il Pyramidion e la nicchia che ospita una statua stelofora. Tavole come questa di Aapati erano solitamente utilizzate nell'ambito del culto divino e funerario. Decorate con immagini di cibo, permettono di moltiplicare le offerte alimentari destinate al nutrimento dell'anima del defunto o in onore di una divinità. La statua dell'artigiano Pendua e di sua moglie Nefertari era probabilmente ospitata, in origine, in una tomba o cappella funeraria. Statue come questa erano oggetto delle offerte presentate dai familiari. Questo è riportato in maniera molto chiara nella parte posteriore della statua, recando un testo che il sovrano e varie divinità devono recitare affinché i defunti possano vivere in eterno. Per quanto riguarda il livello sotterraneo, l'oggetto più chiaramente collegato ad esso è il sarcofago. Il sarcofago intermedio di Ka riproduce l'immagine della mummia rivitalizzata. La superficie è animata da elementi a rilievo ricoperti da stucco e foglie d'oro, che evocano la luce solare ed evidenziano i simboli del risveglio a nuova vita di Ka. Se mantenere connessioni fisiche è necessario affinché il defunto continui a vivere nell'aldilà, essenziale è anche il ripristino delle connessioni del defunto all'interno della società in cui è vissuto. Non solo il defunto viene ricordato tramite il tramandarsi del nome, egli continua anche a vivere nella propria discendenza, così come dentro di lui vivevano i suoi antenati. La tomba, dove si incontrano i 3 livelli uniti, terreno, sotterraneo e celeste, è il luogo della connessione dei singoli componenti della persona e dell'interazione con essi da parte dei vivi tramite atti di culto, ed è testimonianza dell'esistenza della persona. Le preghiere e le offerte ai morti rivestivano un aspetto importante del rito funerario egizio che risale almeno all'antico regno. Queste provviste venivano solitamente deposte davanti alle tombe durante i giorni di festa dal figlio primogenito, tradizionalmente incaricato di mantenere il culto funerario di genitori ed antenati. Il defunto si assicura così l'esistenza ultraterrena al livello più alto, dove è più coinvolto nel culto degli dei. Oltre a ricevere sacrifici sulla tomba come parte del culto dei morti durante le feste, il defunto dovrebbe anche essere coinvolto nel culto del tempio, attraverso statue e stele. Formule religiose e rituali assicurano al defunto non solo il ritorno ciclico del cibo sacrificale in connessione con il culto dei morti, ma anche l'immortalità del nome, che, scritto su stele, statue, tempio e tombe, e pronunciato dai vivi, durerà per sempre nella memoria dei discendenti. In questo bel giorno sarai trasfigurato e ricordato, che sarai nella bocca di tutti i bambini. Dovresti sentire della tua trasfigurazione dalla bocca di tutta la tua famiglia. La storia ci ha consegnato straordinarie testimonianze del passato anche grazie ai ritrovamenti di resti umani, un patrimonio bioantropologico unico, in grado di svelare chi siamo stati, ma che apre questioni etiche riguardo come assicurare il rispetto dei corpi e delle culture. Quanto è lecito esporre un corpo umano al pubblico? L'individuo defunto secoli or sono ha ancora dei diritti o essi vengono considerati di minore importanza rispetto al valore scientifico che racchiude il reperto? Un corpo umano
può essere proprietà di un ente o esso ne è solo il custode? Quali diritti hanno le comunità di eredità, cioè quelle che con quei corpi hanno ancora un legame? A queste e a molte altre domande sono chiamati a rispondere ogni giorno archeologi, antropologi, medici, ricercatori e, chiaramente, realtà come il Museo Egizio. The concern of displaying human mummies is that they once were living persons, that they are humans, and that's why there's a lot of discussion whether they should be considered as something as patients or still living people. But on the other hand, I think it's very important to put a lot of efforts in the study of these mummies, to understand where they're from, to understand also the conservation status, to maybe restore the mummies, to improve the condition of the mummies, because I think it's our duty to do our best to give them a lot of respect by the study of the mummies and then consider also their role as once living humans. I reperti umani antichi sono un archivio biologico di informazioni che ci permettono di conoscere il passato dell'uomo. Questo è un motivo molto importante per la loro esposizione, per proprio la loro finalità conoscitiva. L'importante è che nell'esposizione siano rispettate la dignità umana della persona che è stata. Noi pensiamo che l'esposizione dei reperti umani antichi possa effettivamente aumentare le conoscenze sul nostro passato, ma soprattutto anche abbattere le barriere che esistono tra i popoli, soprattutto per quanto riguarda il concetto della diversità umana. Sono in grado di insegnarci molto del nostro passato. I think when we choose to display human remains, we need to do so with care, respect and dignity. And I think there needs to be a clear message to the public that other sources of evidence can't provide. So when we choose to display human remains, it's about exploring themes which material culture can't address, whether it's past human health, past human biology, presence of disease in the past, but also the complex burial practices from the past. And I think these themes can only really be explored and shared and presented to the public by displaying human remains. I think the main issue with ethics at the moment is really in the narratives we tell in museums. So I'm really interested in how we can tell narratives that have more layers and that really tell the history of how we acquired human remains, how they arrived in museums, and really introducing this in the display. And I'm really interested as well in having multiple voices and multiple layers of interpretation, working with source communities or communities in the cities where museums are. And I think that that is an answer to the ethical concerns on the display of human remains in museums. I think the really important thing we've got to recognise is that it's not really clear that human remains or anything like that is a category that applies to all cultures, to people all over the world. There are lots of different ways of thinking about ourselves, thinking about bodies, thinking about relationships with people. So rather than trying to have a single code that sets out what should be done or what shouldn't be done, we've got to be a lot more reflective on why we're feeling what we're feeling and really take on board other people's perspectives. So our ethics is more a matter of bringing together a discussion from lots of different viewpoints than it is to stick to a code and say that something's ethical or unethical. It's so much more complicated.